Ciao ragazzi, e oggi ci troviamo a provare un nuovo sandbox magico. Diciamo che possiamo fare dei nostri personaggi, potranno diventare dei maghi e fare diverse magie. Addirittura avremo anche la possibilità di cavalcare la scopa di Harry Potter. Dunque, questo è un gioco che è uscito tempo fa già su PC, io l'avevo già acquistato in Early Access, era molto buggato, ma adesso dovrebbe uscire la versione definitiva per tutte le piattaforme verso l'11 di ottobre. Quindi possiamo creare un personaggio ovviamente sia maschile che femminile. Come potete vedere, la personalizzazione è un po' scarsa, potete scegliere il tipo di testa da andare a fare, i capelli. Poi avete qua anche da poter cambiare, diciamo, la larghezza delle spalle, proprio il torace, eccetera, e poi anche i colori dei capelli, della pelle. Adesso farò un mostro, tanto per renderci conto. Intanto voglio fare una donna e avevo scelto questo tipo di testa, vediamo un po' come la potete fare. Queste sono le varie tipi di teste, i capelli avevo scelto questi e poi possiamo fare ehm, il colore della pelle, direi che la lascio così, colore dei capelli questo qua, colore delle unghie facciamolo rosa e colore degli occhi azzurri. Il nome da andare a inserire mettiamo nell'irfa e creiamo ora il nostro personaggio. Vorrei vedere sì, ok. Ah, ok, perché avevo già creato, quindi facciamo Meli. Avevo già creato per fare una prova per vedere se funzionava, perché mi sono creata, sto giocando in single player un mio server, diciamo. Quindi, sì, ok. Allora, adesso ci dà l'opzione di poter scegliere dove vogliamo nascere. Io direi di nascere qui al centro. Qui sono delle zone, dei castelli dove ci sono delle zone sicure, perché questo è un gioco dove trovate anche sia il PvE che il PvP. Quindi girati qui. Quindi ora ci fa vedere che il nostro personaggio nasce. Ok. E qui avete alcune cose da poter raccogliere. Intanto procediamo con calma, vediamo se possiamo, ok, possiamo giocare in prima e in terza persona, potete switchare dalla prima alla terza persona schiacciando il tasto Tab. Ovviamente io adesso sono su computer, comunque dovrebbe essere abbastanza semplice anche sulle altre piattaforme. Allora, come vedete qua possiamo raccogliere alcuni cristalli tramite il tasto E, ce lo dice, ce lo indica proprio qua. E poi c'è questa tipa che ci dà la prima missione o quest. Vedete che c'è questo punto esclamativo che indica che lei ci potrà consegnare una quest. Quindi andiamo a parlare con lei, dice benvenuto a Inus, perché questo mondo si chiama Inus, giovane stregone. Questo è un luogo pericoloso e dovrà essere preparato. Il mio lavoro è assicurarmi che tu sia in grado di sopravvivere al di là della sicurezza del nostro scudo magico. Per prima cosa dovrai imparare a identificare le risorse da usare per creare armi, vestiti, incantesimi, pozioni e ovviamente anche la tua casa. Trova e raccogli pietre di legna nella foresta. Userò queste risorse per creare la tua prima arma e ci fa vedere che praticamente dobbiamo, obiettivi richiesti, raccogliere 2 pietre e 4 di legna e ci ricompenserà con una bella ascia con punta di pietra. Quindi poi ci darà anche esperienza completare questa missione. Quindi accettiamo. Dunque, ho visto che le pietre le potete trovare qui già all'ingresso, quindi una,
e anche questo. Quindi raccogliamo un po' di pietra. Ogni volta che andate a raccogliere qualsiasi cosa vi darà punti esperienza. Dunque adesso ho raccolto, quindi ho finito la mia già quest, perché erano proprio facili qua, non c'era bisogno di andare fuori. E vedete che ora sul personaggio ho un punto di domanda, che significa che io ho completato la mia missione. Quindi la vado a consegnare alla tipa e mi dice completa. Ok, mi ha dato la mia ascia, che la troverò all'interno del mio inventario. Però prima, visto che avevo fatto il livello, mi dice di dare alcuni punti e quindi io darò dei punti nel danno. Adesso li sto dando un po' a caso. Qua vedete che è il mio inventario, mi ha dato l'ascia, quindi l'andrò a equipaggiare e me la metterà qua. Poi questa è la roba che io ho raccolto. Ovviamente adesso che ho la mia ascia potrò anche andare a raccogliere direttamente dagli alberi, come tutti gli altri survival, diciamo. Quindi, però la signora mi dà un'altra quest molto importante, mi dice: ora che disponi di una certa protezione, recati, insomma, si fa per dire, recati a raccogliere un po' di uva ursina, orchidee fantasma e funghi. Se me le porterai, ti farò un'insalata che potrai portare con te nella tua prossima avventura. Quindi dobbiamo raccogliere queste tre cose. Lo vedete qua in alto a destra escono fuori le, diciamo quello che dobbiamo fare. Quindi, come dicevo, ora che abbiamo l'ascia possiamo prenderci la legna. Allora, vediamo. Ah, perché poi anche picconando gli alberi ci dà anche, oltre alla legna, a volte ho visto anche altri tipi di risorse, adesso io non le so, però mi ha dato già 2 orchidee fantasma. Però comunque ci sono questi fiori in giro da andare a raccogliere. Queste sono le orchidee fantasma, quindi le abbiamo già prese in abbondanza. Allora, qua adesso io sono praticamente in mutande, poi dovrò anche craftarmi un vestito. Qui troviamo i funghi e ancora altre orchidee fantasma che io comunque vado a raccogliere anche se non fanno parte della missione, semplicemente per il fatto che ogni volta che raccolgo mi dà punti esperienza, quindi salgo di livello, perché mi serve sbloccare un po' di roba. Dunque qua c'è poi tutta una foresta e qui ho già livellato perché io ho messo un po' l'esperienza, l'ho modificata, l'ho messa a 4x, poi magari l'andrò a diminuire, ma giusto perché volevo farvi vedere velocemente, diciamo, il gioco. Dunque, cosa che ci aveva chiesto? Dobbiamo prendere la uva orsina, anzi erano delle piante, vediamo se... Allora, qua abbiamo dei nemici che sono dei cinghiali che ci seguono finché non moriamo praticamente, quindi dobbiamo, ho visto che non si riesce a seminarli correndo. L'unico modo di poter seminarli è quello di andare a finire nel lago e in acqua loro se ne vanno, quindi andiamo giù. Qua c'è una marea ancora peggio, vabbè, cerchiamo di fare una corsa. E qui potete trovare altre cose da raccogliere in abbondanza. Purtroppo la cosa che non mi è piaciuta, ecco, questa qui è la uva orsina che ci ha richiesto da questa, è che questi qua continuano a inseguirti finché non ti uccidono. Forse possiamo provare anche a ucciderlo, visto che adesso io ho questa scetta ed è livello 1, vediamo. Cioè ci arriva tutta la famiglia, ok. Vedete che ho già perso un po' di vita. Altra caratteristica è che praticamente qua sott'acqua vedete che non posso respirare, però speriamo di riuscire a eliminare i cinghiali. Vabbè, allontaniamoci, andiamo un po' più in qua. Comunque l'ursina l'ho già vista lì e quella piantina rossa. Dovrebbe essere questa qua, ok. Quante ne dovevamo prendere? Non ci ho prese 6, dovrei... Ah, devo... dunque dovrei essere
a posto con la missione. Quindi adesso ne raccoglierò ancora un po', perché queste erbe ci servono anche per fare le pozioni di vita e di mana, perché questo qui sarà un personaggio. Tutti i personaggi di questo gioco sono personaggi magici e quindi avranno bisogno sia di pozioni di vita che di mana. Comunque vedete che è abbastanza semplice poi stare lì a raccogliere. Ok, allora vedete che ora, sperando che non arrivi un cinghiale, qua ci fa vedere KH. Allora vediamo, K sono i nostri punti che ogni volta che li vediamo possiamo mettere un punto in questi rami qua, che sono la salute, i danni e il mana. Quindi aggiungiamo mana perché sicuramente ci servirà. Poi qua abbiamo il crafting, che è molto carino. Comunque, come potete vedere, il gioco è in lingua italiana, ehm, quindi qui possiamo imparare, diciamo, a questi oggetti. Possiamo anche scegliere il tipo di mago che vogliamo andare a fare, nel senso che, almeno io adesso lo sto guardando così per la prima volta, ho guardato velocemente, possiamo decidere che tipo di armatura fargli andare a indossare. Quindi possiamo scegliere la stoffa, il cuoio, selvaggio non so bene cosa sia, il ferro, e poi c'è social che saranno forse degli outfit. Poi qui abbiamo i vari tipi di gioielleria, quindi anelli, bracciali, collane, amuleti, e qui gli oggetti, cioè più che oggetti, le armi da mischia. Quindi ovviamente lascio, visto che serve farla, basterà cliccare qua, va a consumare punti, poi qua possiamo creare le nostre ricette di cibo. Poi qua abbiamo le pozioni di mana, però vedete che si sbloccheranno a livello 10, poi vabbè, quando lo faremo ve lo farò vedere. E poi qua possiamo costruire la nostra prima casa, che sarà una casa in legno. Quindi vado a buttare già giù, perché tanto per forza la dovremo costruire. Penso che poi magari eventualmente potremo anche resettare questi punti, ora non so come, però penso proprio che si potranno resettare. Tornando a noi, adesso abbiamo finito la nostra H che cos'era? Ma qui ti fa vedere i giocatori online, ok? C ti fa vedere il tuo inventario e O appunto, come ho fatto vedere, qua possiamo iniziare a craftare. Il craft è indiviso in varie cose, per esempio qua c'è l'alchimia e possiamo fare i consumabili, più che altro non è, quindi sono il mangiare e l'insalata che poi la signora adesso ci farà. Oh no, cavoli, non sapevo che arriva un cinghiale. Comunque adesso possiamo tornare su. Adesso aspetta, andiamo in acqua che se eliminiamo quest'altro cinghialaccio. Speriamo. Dopo i primi tempi, finché non abbiamo un'arma un po' decente, dovremo fare questo lavoro qua di nasconderci in acqua. Allora, intanto vi faccio vedere la mappa. Come potete vedere, la mappa non è soltanto questa, e questa è la parte che abbiamo scoperto ora, e qua ci fa vedere dov'è che era la tipa che ci aveva dato la quest. Poi ovviamente ci fa vedere altre quest, che sono queste qui, o missioni, chiamatele come volete. Qui le chiamo missioni, ok, missioni, che sono queste qui gialle col punto esclamativo, ma ho visto che girando poi un pochettino trovate anche altri NPC che vi danno delle quest, missioni azzurre, che saranno delle missioni secondarie, quindi penso che convenga, perché ti danno delle ricompense, quindi penso che convenga farle tutte e due. Ah, poi altra nota importante è che se non sappiamo più orientarci possiamo mettere un segnalino e ci fa vedere dov'è, cioè era dalla parte opposta? Sì, perché fa vedere che anche lì c'è, appunto, sulla bussola al centro eh, c'è il punto di domanda della signora. Oddio, ancora il coso. Devo provare a matarlo, scusa, eh. Ah, bisogna proprio. Sì, fa un po' di danno, però. Ok, allora quando uccidiamo un animale lo possiamo poi saccheggiare. Questo ci dà carne d'orso. Perché ci dà? Cioè, non era un cinghiale, ci dà la carne d'orso. Vabbè. I funghi e una quantità di latte. Quindi possiamo fare saccheggi e tutto, abbiamo preso. Quindi facciamo. No, vabbè, un altro.
Ovviamente poi ci serviranno delle pozioni di vita, però anche stando fermi. Questo ha dato carne d'orso cruda, che chissà per quale ragione dà la carne d'orso, e la pelle, che ci servirà eventualmente, credo, per fare anche un'armatura in pelle. Si saccheggia tutto. Ok, siamo riusciti ad ammazzare questi due orsi e vedete che piano piano adesso la vita sta crescendo. Ovviamente con la pozione andremo molto più veloce. Dov'è che... Ah, ok. Vediamo un attimo. Ah, il castello è da sopra, poi devo trovare la stradina. Possiamo anche correre. Purtroppo, ovviamente, tutte le volte che vado in live è notte, però c'è, diciamo, la possibilità di fare il giorno e la notte. Cioè, non di fare. Ci sarà poi, arriverà il giorno. Quindi poi potrete costruire la vostra casa o base, chiamata come volete, dipende da che stile di gioco volete adottare. E infine, qui c'è la strada, non si vede niente. Costruire al suo interno i soliti banconi che saranno un po' magici. Adesso io mi devo un attimino capire, forse era meglio che tornavo indietro da dove ero scesa prima. Perché per salire ci deve essere un po' la strada, perché così non so se mi fa salire. Oddio, chi è? No, un orso. Vabbè, allora, le creature pericolose ci sono tante, ho visto, tra cui cinghiali, che però, vabbè, sono di livello... Ah, eccola là, la strada con le fiaccole. E, i cinghiali, gli orsi, e ho visto che ci sono anche dei cavalli. Poi ogni personaggio può tamare anche dei eh, pet. In questi pet credo che vi aiuteranno nel combattimento. Ora io sto andando proprio così a intuizione perché io l'avevo giocato appena uscito, ma era un gioco veramente molto buggato e quindi naturalmente 2 anni fa poi hanno aggiunto tantissima roba. Ma come vedete qua io ci sono delle grotte, quindi penso, suppongo che siano anche dei dungeon. Comunque poi li vedremo magari. Dovremmo aspettare per la edizione definitiva l'11 di ottobre. E comunque adesso io incomincerò un po' a farvelo vedere in modo che così se lo volete acquistare, ma cioè va sotto qua, ho perso l'orientamento. Intanto entrando qui nella strada vedete che c'è questa bolla, non so se l'abbiamo vista da lontano, e vuol dire che è una safe zone, cioè una zona dove potete entrare ed essere salvi, soprattutto per quanto riguarda il PvP, però comunque anche per, visto che c'era l'orso che ci veniva dietro, anche quello se n'è andato via. Quindi dov'era la signora? Aspetta che qua non mi oriento più. Allora, qua c'è una pietra, vediamo, andiamo a vedere. Ah, forse qua dobbiamo scegliere come punto di ripristino. Ah, ecco, ecco, perché abbiamo all'interno del gioco anche i teleport, che sono un po', diciamo, simili agli obelischi di Conan. Quindi dovremo andarle a sbloccare e poi funzionerà il teletrasporto da un punto all'altro. Quindi bene che abbiamo sbloccato almeno. Dunque, allora, dov'era la tipa? Ah, dovrebbe far vedere, ecco, far vedere il punto di domanda. Devo ancora un attimino abituarmi, eh? Non ci ho preso proprio la mano. Vabbè, ci ho giocato 10 minuti. Scusa, ma dov'è? Era sotto. Vediamo se perdiamo vita. No. Ah, eccola qua. Ovviamente essendo buio non si vede granché. Dunque, allora, guardi, gli consegno quello che mi aveva chiesto. Quindi mi darà dei punti e mi ha dato un po' di insalata. Quindi, però mi dà ancora un'altra missione. Ora dice, raccolta con armi da mischia ed essenza per incantesimi. Raccogli un'essenza della natura che puoi trovare intorno alle fonti di acido verde Ignius. Puoi raccogliere queste essenze colpendole con un'arma da mischia qualsiasi. Abbiamo soltanto la velocità. Ora io vi farò vedere, tanto questa cosa qua verde ho già visto prima che non sono riuscito a trovare, non so più pallida idea dove sia, bisognerà girare
e per non stare lì a perdere una marea di tempo vi faccio vedere come funziona almeno l'inizio per farsi la casa. Quindi andiamoci a scegliere un punto che io un po' ho già visto che era abbastanza tranquillo. Vedete che qua c'è proprio questa bolla di protezione, quindi una volta che siete qui dentro siete salvi, nessuno vi potrà attaccare, sia i nemici sia gli animali. Dunque io l'avevo fatta, diciamo, più o meno qui a nord, perché c'era anche vicino, nelle vicinanze, diamoci un segno, giusto per capire da che parte andare, di là. C'era anche un altro teleport che è molto comodo di averlo vicino a casa, quindi non l'avevo visto, però comunque ho avuto la fortuna di iniziarla lì. Vabbè, facciamo un giro un po' più, sperando, ecco c'è di nuovo già il maiale, ma io adesso lo uccido questo qua, così mi prendo anche un po' di roba. Ah, essenza di luce, cosa dobbiamo prendere noi? La essenza della natura, perché ho visto che queste essenze non solo le danno, come diceva lì nella pozza verde eccetera eccetera, ma le danno anche magari gli animali, bisogna capire quale tipo di animali, e anche picconando ho visto gli alberi, ogni tanto mi è uscita fuori, insomma. Te pareva? Ah no, tutta quanta la famiglia, vabbè. Buttiamoci in acqua, tanto ormai all'inizio sarà così perché questa accetta non è che faccia tutto sto danno. Anzi, tagliamo magari via acqua. Qua abbiamo poi i nostri bei funghi. Abbiamo... vabbè, ho trovato il metodo per liberarvi degli animali. Visto che comunque... Così arriviamo anche al livello 10 e andiamo a sbloccare altre cose. Dunque, allora, qua ci sono queste piantine di pino giallo che credo servano per poter incominciare a fare il cotone. Io comunque raccolgo tutto. La raccolta è velocissima, proprio cliccate veloce. Vedete che vi dà un sacco di esperienza e poi tra l'altro non c'è un tempo di cooldown, quindi potete tirare su veramente velocemente. Dunque qua, ecco, qua c'è invece quella casa che dicevo, vabbè casa, questo punto diciamo, questa piccola torretta dove c'era dentro all'interno un NPC che mi dava una, no non era sì, una missione, vedete che la missione in questo caso ha, ecco, lo specifica, è una missione giornaliera, infatti ha un punto di domanda azzurro, ed è diverso, quelle altre credo che siano missioni della storia. Quindi non la prendo perché non voglio pasticciarmi per il momento, però comunque so che qua poi magari la prenderò. Dunque adesso ci scegliamo un punto che non sia in pendenza. E dove sono andata a finire? Ah, ma mi faceva vedere però comunque è sempre gialla, non fa vedere che... Vabbè, era più in qua. Quindi andiamo un po' più su. Mi sembrava, allora, vediamo un attimo, sì, era anche vicino... Era vicino, però comunque lo voglio fare sempre vicino all'acqua, lì non mi sembra molto vicino all'acqua. Questo che cos'è poi? Ah, un accampamento nemico. Ah, vuoi vedere che era questo qua il punto? Cioè, perché io ero andata un po' più in su. Quindi andiamo un po' più in su, va? Allora, ho visto che ci sono degli accampamenti e questi accampamenti, in questo caso qua, in questa zona, c'erano degli orchi di livello 6. Quindi meglio... che spavento! Muori! Mazza quanto danno che mi fa. Non c'è un minimo di armatura, in effetti, faccio schifo. E mi dà sempre carne d'orso, latte, che poi il latte non so cosa serva.
perché qua non vedo che bisogna mangiare, però in realtà mi ha fatto vedere, cioè mi ha dato l'insalata, quindi... Allora, facciamo un attimo il tasto C, aggiungiamo il danno, così magari possiamo ammazzare più facilmente, e se andiamo qui, come potete vedere, mi fa vedere la stoffa. Io ne posso creare fino a 48. Vabbè, adesso ne facciamo magari... Vabbè, facciamo abbastanza velocemente. 48 perché l'ho raccolti da questi pini, queste piante, e quindi posso fare il tasto crea e lui mi si mette qua a crearli, vedete, quando arriva su 1, eccetera. Però io posso continuare a camminare nella mia avventura a raccogliere mentre anche crafto, quindi non c'è bisogno per fare queste materie di livello basso andare a nessun bancone, quindi è abbastanza comodo, perché tanto crafto e raccolgo. Quante ce n'è? Speriamo che venga giorno perché non si vede più il tubo. Poi oh, allora, qua c'è un cervo che non sono eh, animali pericolosi e qua c'è il nostro nemico numero 1. Questo ci ha dato più roba, chissà come per me, ci ha dato in più le ossa e l'essenza di luce. Vabbè, tanto sappiamo che l'essenza di luce ce la danno questi maiali. Qui c'è l'alce selvatico, lui non è aggressivo, però scappa quando ci vede, quindi lo dovremmo catturare magari, cioè catturare, colpire da lontano. Dunque, a me sembra, vediamo adesso dov'è che siamo arrivati. Dove sono? Ah, qua. Dobbiamo andare più a nord, tanto andiamo di qua. Osteggiamo l'acqua, visto che se andiamo a incontrare magari creature pericolose, ehm, ci infiliamo in acqua e ci salviamo la vita. Come ho detto, potete costruirvi poi la vostra scopa magica stile Harry Potter e quindi si potrà anche volare. Poi credo che si potranno potenziare, andare sempre più veloci, eccetera. Ora, al momento, il gioco è disponibile su Steam e lo vende sui 30 euro. Quindi non so poi all'uscita se costerà uguale o di più, perché di solito se lo compri in Early Access costa di meno. Quindi vi farò sapere, comunque bisognerà aspettare ancora un po' di giorni, ma intanto giusto per rendere l'idea per chi magari ha l'intenzione di comprarlo, se lo vede, per capire un po' com'è, cosa c'è da fare. Oh, finalmente è venuto giorno, quindi io direi a questo punto di cercare l'obelisco, che dovrebbe essere quello là, già lo vedo. Io adesso l'ho chiamato obelisco perché su Conan si chiama obelischi. Qua però, no, l'avevo preso per un orso, invece era una pietra, perfetto. Allora, l'obelisco è appunto da andarlo a scoprire, quindi qua in zona io mi farò la casa, così sarò, almeno posso andare laggiù dalla signora a consegnare le quest, credo velocemente. Dunque, allora, saliamo su. Adesso non so se converrà, per esempio stavo pensando se converrà farmi un vestito di stoffa, ma credo che poi puoi cambiare, cioè adesso la stoffa è l'elemento più facile da trovare, quindi perché non ho nemmeno il piccone, niente da poter fare cuoio, poi magari mi devono uccidere gli animali, anche lì bisogna avere le armi, quindi per il momento magari mi farò qualche vestito in stoffa. Probabilmente ti daranno dei bonus diversi, cioè la stoffa avrà almeno armatura, però magari ti darà più mana e magari il ferro ti darà più armatura, però magari meno mana. Allora,
Blocchiamo sullo trasporto. In teoria adesso dovremmo poter tornare laggiù. Abbiamo sbloccati due, quindi si dovrebbero essere sbloccati l'uno con l'altro. Quindi in zona adesso vediamo come incominciare a fare la nostra casa. La nostra casa la facciamo pigiando il tasto B. Come potete vedere qua poi lampeggiano, ti indica appunto come fare. Ho già sbloccato il pavimento e le mura, quindi io direi di farla qua. Ah, lì c'è qualcosa, c'è anche uno... che cosa sta a fare? Uno scheletro? Sì, andiamo bene, cioè proprio dove ho scelto la casetta c'è lo scheletrino, ok, vabbè. Dunque, allora direi di andare vicino all'acqua perché credo che poi l'acqua magari potrebbe servire. Non lo so se in questo gioco perché non mi dà... No, vabbè, arrivederci. Siamo finiti. Allora, proviamo a scappare dentro. Ai ai ai, che botta. Vediamo se ci segue sulle scale. Oppure dovevamo andare in acqua. Anche se è un livello 5, però mi fa un botto di danno. Un po', ma credo che forse salirà le scale. Anche perché se hanno le... Aia! Se non le sale, credo che forse non le sale. Ce lo troviamo però sempre sotto. Adesso recuperiamo un po' di vita e cerchiamo di affrontarlo magari. Qua ho notato che c'è un bug, il bug del rumore, cioè praticamente tu non hai un animale che ti sta attaccando, però si sente lo stesso rumore. Non so perché. Dai, vattene via, orsaccio. Forse se ne va. Tanto aspettiamo che la vita mi salga. Dicevo, comunque si potrà fare in questa maniera qua. Ovviamente dovremo raccogliere la legna e qua avere... No, ma dai, adesso è diventato intelligente improvvisamente. Devo recuperare vita, ma l'ha tolta. Ah, è diventato intelligente che si fa le scale. Dai, fammi arrivare a 100, poi ti ammazzo. Ti sistemo per le feste. Tutte le volte che apro l'inventario mi ti arriva un animale. Dai, però è lentissimo. Cioè, aspettare così è veramente 6-3 ore da aspettare, quindi conviene farsi le pozioni di vita e berle. Sarà andato via quella brutta bestia. Allora, pare che sia sparita. Tanto se siccome lo trovo davanti. Dov'era l'acqua poi? Aspetta che non vorrei che scappiamo, va? Allora, io non l'ho più visto. Speriamo di averlo seminato. Dunque, allora, adesso io mi trovo qua che è il mio obelisco. Questo è l'obelisco dove c'era il castello. E quindi io direi di andarla a fare più o meno qua. Poi troviamo magari un punto. Non si può più mettere, dai. Vabbè, un po' troppo in là. Ma giusto per capire dov'è, anche di qua. Un punto abbastanza piatto. Ah, ma dai, ma c'è l'amico orso. Adesso buttiamoci in acqua. Io, vedete, allora, adesso poi vi faccio vedere perché avevo già iniziato a farla qua. Perché ho visto che qua ci sono anche delle risorse, delle pietre, che ti danno il ferro. Senti, cioè, sto girando una live, non mi scocciare. Abbiate pietà, che sennò qua non andiamo più avanti. Quindi proviamo a vedere. No, non mi dire che va anche in acqua sto orso, cioè, vabbè. Dai, vattene un po' via. Proviamo a ucciderlo, ragazzi. No, se ne va. Dai, vai via. Cavolo. Secondo me mi fa fuori perché è abbastanza forte. Non gli faccio niente, anzi, ok. E vabbè, cioè, una lotta proprio... Questo mi ha dato la pelliccia e semi di sorbo. Che cavolo sono? Non lo so. Ah, sono i semi di uva ursina. Ok. Comunque, anche qua, se si muore,
funziona come gli altri Survivor, che praticamente ci si trova lì nella zona safe, bisogna tornare poi dove c'è il cadavere e si riprende la roba. Dunque io qua avevo fatto questa costruzione, però vedete che qua è una zona in pendenza e me la fa fare così alta, quindi non andava bene, non so come toglierla, poi cercherò di capire come fare. E avevo fatto qui la mia... Chi è? Oh ma dai, anche da casa. Ecco, avevo messo qua il pavimento e i muri. Ovviamente c'è già il maiale pronto, quindi possiamo andare a fare in questa maniera. Adesso non so se ho abbastanza legno, ma giusto per capire, funziona come tutti gli altri giochi survival, c'è da fare così. Vabbè, poi adesso non c'ho più legno, c'è da prendere la legna. No, allora devo uscire da questo, ok. Vedete tutto in italiano il gioco, quindi potete leggere con tranquillità. Ovviamente quando è finito l'albero sparirà. Ma cos'è che mi colpisce? Boh. Allora, vabbè, adesso dovrò prendere un po' di legna e continuare la nostra casa. Adesso mettiamoci un attimo in un punto dove c'è un po' più di luce. Quindi poi potremo scegliere anche che tipo di mago andare a fare. Allora, qua cosa facciamo? Aggiungiamo un po' di danni? Perché se no questi qua mi fanno fuori. Perché possiamo anche andare a scegliere, vabbè, qui sono tutte cose che dovremmo andare a sbloccare per la nostra casa potrà essere in legna, in pietra, in marmo bianco, decorato, poi qui possiamo fare le torce, le bandiere, le decorazioni, difesa non so che cosa siano, e qui potete vedere che ci sono i primi banconi. Per poter claimare una casa dobbiamo poi farci il trono, quindi questo lo vado a sbloccare e vado a sbloccare anche il forziere che sarà la nostra, almeno metterò un po' di materiale una volta che l'avrò raccolto. Come vedete qua ci sono gli slot per le creature, quindi credo che per ogni personaggio possiamo avere un massimo di 4 creature, ce ne sono di vari tipi, ci sono creature magiche, melee, poi le vedremo con più calma. Poi un'altra cosa importante da dover craftare sono poi, dove che l'avevo visti, i gioielli. Ah, ecco, dicevo che poi possiamo scegliere anche il tipo di arma da andare a utilizzare, quindi armi da mischia. I guanti non so che cosa significa, cioè forse potrei combattere le bacchette e i bastoni. Non so che differenza c'è tra una bacchetta e il bastone. E poi anche i gioielli, come potete vedere vi fa fare tanti tipi di cimeli o gioielli. Quindi adesso io raccoglierò un po' di legna, comincerò a fare la mia prima casa, che sarà un po' bruttina, però poi magari la upgraderò e la farò in questa zona, mi sembra abbastanza tranquilla, a parte che c'era il maiale, basta che non ti arriva lo scheletro, che credo che lo scheletro sia abbastanza forte. Quindi ragazzi, se vi interessa vedere questo gioco, sì, allora, ciao. Sì, c'è anche per, uscirà anche per PlayStation 4, dicevo appunto all'inizio del video, l'11 d'ottobre. Quindi io adesso ce l'ho già, l'avevo preso in early access, faccio vedere un pochettino. Per tutte e tre le piattaforme uscirà Xbox, PC e PS4. Comunque mi ha dato, qui il tronco mi ha dato l'essenza che ci serviva per completare la quest, quindi dopo andrò anche a consegnare questa. Vabbè, comunque adesso io procederò, non voglio stancarvi a vedere, tanto le case si fanno sempre allo stesso modo, e quindi stavo dicendo mettete un mi piace a questo video e condividetelo sui social e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, sia sul canale, ora sono su Twitch, ma poi lo metterò anche su YouTube. Ciao! Adesso che sto chiudendo sta entrando una marea di gente. Ciao, sto chiudendo.